Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di giugno e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a scoprire il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro, le finanze e infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo con la lettura. Partiamo prima con un piccolo passettino indietro dove ci eravamo lasciati nel mese di maggio con la carta della giustizia, l'arcano principale che può aver portato un mese di equilibrio o di riequilibrio delle proprie energie a livello psicofisico o anche proprio di alcune situazioni a livello pratico, perché anche la carta della chiarezza, dell'ordine e del metodo, soprattutto per andare a dividere ciò che è buono e che ci fa stare bene da ciò che magari è il caso di lasciare andare o di valutare se appunto è possibile sistemare qualche cosa. Quindi da questo riequilibrio andiamo a vedere quale sarà il vostro arcano e l'energia successiva appunto del mese di giugno. Vi ricordo che l'arcano che andrò ad estrarre lo trovate alla fine del video, una schermata diciamo finale, potete fare uno screenshot e tenerla con voi. Meglio ancora se avete un mazzo di tarocchi, così potete tenere la carta e trarre. Vediamo quale tipo di energia vi aspetta, quella principale dell'imperatore. Molto interessante perché l'imperatore per certi aspetti può andare a portare avanti e far avanzare quello che era l'energia che abbiamo visto prima della giustizia, perché hanno qualche piccolo aspetto in comune nel senso di ordine e di controllo, di determinazione, legato al potere, soprattutto quello di consolidare, di stabilizzare dei risultati e tutto quello che abbiamo a disposizione. Ci porta a chiarezza, determinazione nel senso di prendere delle decisioni o trovare delle soluzioni e stabilire dei confini, quindi di proteggerci ed è ottima proprio per non solo consolidare, come vi dicevo, però anche per continuare a costruire in modo solido qualcosa di importante per voi. E adesso procediamo con le energie principali. Queste vi aiuteranno a capire come si sviluppa un po' il vostro mese e anche come si riflette quella del nostro imperatore. Troviamo il cavaliere di denari. Ecco, a proposito di solidità, di concretezza, per certi aspetti il cavaliere di denari ci permette di portare avanti, di avanzare con costanza, con resistenza, indipendenza, anche come lenta realizzazione, però abbiamo ben chiare le nostre responsabilità, abbiamo ben chiaro che cosa vogliamo fare e quindi questa carta vi sta dicendo di procedere in questo modo. Magari alcuni risultati potete vederli subito, altri ci vorrà un po' più di tempo, però già sapere che siete nel giusto percorso direi che è positivo. Soprattutto può essere positivo la presenza dell'asso di coppe legate alle opportunità, a una fonte nuova di intuizione, di ispirazione, forse molto molto adatta per chi cerca rinnovamento nella propria interiorità o anche un nuovo e rinnovato interesse, non solo nell'amore, nei sentimenti, nelle relazioni in genere, anche per quel trasporto emotivo che noi necessariamente abbiamo esigenza di mettere e di ritrovare in quello che facciamo, quindi proprio a livello pratico. C'è questa spinta,
quindi per situazioni che già state portando avanti, e quindi abbiamo visto dalla fase precedente, però in realtà potrebbe essere anche un vero e proprio nuovo inizio. E infine troviamo la carta della giustizia. Forse, come abbiamo visto, c'è ancora un qualcosa del mese precedente, o del periodo legato ad alcune cose che dovete sistemare, riequilibrare, probabilmente sì, magari finalmente c'è una fase, decisiva. Poi spesso, ahimè, è anche legata, quando ci portiamo dietro tutte quelle situazioni, burocratiche, spero che non ci siano, questioni legali in corso, però magari, è arrivato il momento giusto di fare ordine, un po' di pulizia. Ovviamente, essendo legata anche alla separazione, qualcosa si può concludere, qualcosa finalmente possiamo, stabilizzarla definitivamente, e anche questo in un certo senso ci può portare a un nuovo inizio, a una nuova fase, anche se nuova fase di un progetto, di un percorso più lungo, dove i risultati poi li vedremo successivamente. E adesso vediamo la parte dell'amore. Questo ambito, amore coppia single, ovviamente io consiglio di ascoltare anche per chi non è interessato o chi vuole altri tipi di risposte, magari legate alle relazioni più importanti e di amicizia. Troviamo il cavaliere di coppe, quindi partiamo proprio all'inizio, sempre con un cavaliere, però in questo caso, essendo di coppe, è anche più adatto all'amore e alle relazioni. Perché che cosa ci vuole dire? Che il nostro inizio è abbastanza positivo, soprattutto per avvicinamento, incoraggiamento e avanzamento, come miglioramento e progressione del legame, del rapporto stesso. Poi può esserci un gesto positivo, una proposta, una riconciliazione se c'è stato precedentemente qualcosa che non ha funzionato, quindi abbiamo finalmente un nuovo accordo e armonia. Il fatto di riequilibrio, di rigenerazione, ce lo dice anche la carta della temperanza. E poi la papessa in pratica ci aiuta ad approfondire che cosa effettivamente il legame stesso, oppure qualcosa che riguarda la nostra intuizione, la nostra saggezza, perché in relazioni importanti indica proprio magari concentrarsi veramente sul rapporto sano, di fiducia, di concretezza, anche direi meglio e ottimo soprattutto per quelli che lavorano insieme, oppure magari state progettando un qualcosa da fare. Quindi c'è questa fase di rigenerazione, questa fase del ritrovarsi, di ristabilire alcune cose che sono abbastanza importanti. Soprattutto lo dico, come avevo accennato prima, per chi è passato un periodo difficile, anche a livello strettamente personale, per chi si sta riadattando perché ci sono stati dei cambiamenti. E allora ecco, una fase, come abbiamo visto sin dall'inizio, dove c'è bisogno di creare ordine, di concentrarsi su se stessi, sulle cose più importanti, e qui si ha l'opportunità di farlo nella coppia. Anche nelle relazioni di amicizia e famiglia, ovviamente, consiglio sempre di adattare e di ascoltare questa parte, perché poi per i single, ad esempio, abbiamo il 9 di denari, il 9 di coppe e l'imperatrice. Ripetizione di 9 abbastanza importante, perché poi sono dei 9 consistenti, consistenti perché c'è appagamento, c'è soddisfazione, c'è un qualcosa che sta funzionando nel verso giusto riguardo la crescita, l'autostima, magari aver trovato un equilibrio
solo con voi stessi e per voi stessi, non vuol dire escludere gli altri, vuol dire comunque trovarsi in sintonia con se stessi, e questo va a riflettersi anche a livello esterno, che poi ci possono essere degli eventi felici, un qualcosa che state programmando e quindi può realizzarsi già nel corso di questo mese, altrimenti magari vi state preparando per una fase successiva. Evoluzione, crescita, quello che si vede maggiormente è proprio una questione strettamente personale, che poi ci può essere progressione e crescita anche riguardo una frequentazione, ovviamente se c'è vuol dire che sta procedendo bene, se non dovesse esserci nessuno, magari alcune carte, soprattutto il 9 di coppe, potrebbe far riferimento a delle nuove conoscenze che poi possono essere delle amicizie o anche svilupparsi poi successivamente in qualcosa di più. E poi adesso procediamo con la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Vediamo come procedono alcune cose. Come prima indicazione troviamo la carta della torre. Non deve spaventare questa carta, spesso può parlare, magari avvertirci che potrebbe esserci un imprevisto, quindi consiglio di fare attenzione, ma non per spaventarvi, non è questa la mia intenzione e neanche delle carte stesse, è quella di suggerirvi magari delle cose che potreste addirittura affrontare meglio, superare o gestire in anticipo. Quindi cosa ci sta dicendo? Di fare attenzione precedentemente alle nostre azioni, a quello che facciamo, proprio per non incorrere in errori oppure pentirci di un qualcosa. Quindi valutiamo, magari il consiglio è proprio quello di non eccedere nelle spese, di non esagerare, oppure di finalmente che si può superare una fase critica, quindi esserci un imprevisto nelle vostre spese. E poi è vero che può esserci questa fase di superamento, alcune cose possono riferirsi anche al lavoro che state svolgendo, e quindi c'è bisogno di non stressarsi ulteriormente, magari si devono gestire meglio le proprie energie a livello psicofisico. Se tutte queste cose, diciamo, procedono abbastanza bene, allora la carta della torre in realtà può prendere un'accezione molto, molto positiva, sotto forma di idea geniale, di illuminazione, di colpo di fulmine, che tradotto nelle questioni proprio più pratiche del denaro può anche essere una nuova possibilità di guadagno, di investimento, di idea veramente importante che può andare a sconvolgere positivamente il vostro ambito, ambiente lavorativo e anche delle finanze. Quindi di valutare in base a quello che vi ho detto, di cogliere quel messaggio che può essere più adatto a voi. Ovviamente in qualsiasi circostanza c'è bisogno comunque di adattarsi, di cercare di valutare attentamente. Poi è vero, possono esserci anche dei contrasti, dei litigi, delle discussioni nel proprio ambiente lavorativo, oppure le cose legate al denaro, magari con qualcuno intorno a voi. Quindi queste sono ulteriori indicazioni. Poi c'è la luna infine, che può mettere un po' di tranquillità, tra virgolette di calma apparente, nel senso che abbiamo bisogno comunque di scovare, di meditare, di riflettere attentamente, soprattutto se avete esigenze di portare avanti dei vostri sogni, dei vostri desideri che volete realizzare. A proposito di sogni e desideri da realizzare, magari per chi è in cerca di lavoro c'è bisogno di un passaggio molto forte con la carta della morte, forse può anche sottolineare quello che state facendo, cioè se vi siete messi già nelle condizioni di andare a chiudere delle situazioni e quindi cambiare modalità di ricerca, lasciare andare alcune cose che non hanno funzionato, e infatti allora questa carta sta dicendo che c'è la conclusione di questo periodo, di eliminare il superfluo, di ampliare magari
magari la vostra ricerca. Qui si tratta proprio di un cambiamento molto molto drastico, forse c'è bisogno proprio di rinnovamento e un punto di svolta decisivo. Facendo questo, allora ci si metterà nel giusto percorso. Magari sapete già che si va a concludere una fase e se lo state facendo sapete già che vedrete dei risultati. Alcuni saranno immediati, forse qualcuno che già vi darà delle indicazioni, delle proposte, anche possibili colloqui. Quindi vedete subito questo risultato. Ecco che l'imperatore qui può voler dire prendere il controllo di una fase che può essere difficile all'inizio, ma che poi vi darà le giuste soddisfazioni. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nel vostro mese di giugno. Troviamo l'Ariete e poi la Vergine e infine Giove, che si riferisce al Sagittario e ai Pesci. Queste sono ovviamente le indicazioni principali, essendo un oracolo astrologico. Alcune cose possono fare riferimento a energia in espansione, nel senso che alcune relazioni saranno molto positive e costruttive dal punto di vista della generosità, portarvi benessere, sostegno e sviluppo anche per persone che vi possono aiutare per occasioni di crescita o miglioramento nelle questioni pratiche. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di giugno, ciao!